Benvenuti sul canale dell'Acquarello. Cos'è che facciamo oggi? Rivediamo dei dipinti già fatti e puoi guardare questa faccia qui, come fa la reazione su questi acquarelli che non ho mai visto. Vero che non li ho mai visti? Ho un ospite. No, mai visti? Li ho Sì. scelti. Io sì, io li ho fatti. Tu non li hai mai Io visti. non li ho mai visti. Ok, Certo. passami il primo. Ok. Guardiamo il primo dal live. Devo dire wow, wow, una bella forza, le radici sono fantastiche, i vuoti funzionali ci sono, il sopra rispecchia sotto, importante, però c'è anche una cosa molto molto importante che è la trasparenza mancante. Non vedo trasparenze, qui vedo una fatica, vedo che hai fatto fatica, è vero o no? Sì, ho fatto fatica, infatti nel guardarlo poi c'è qualcosa che non funziona, non mi convince. Ed era proprio quello, carissima, non facciamo nomi, quindi è quello, manca la trasparenza. La trasparenza come si ottiene, ragazzi, ve lo ricordate? Si ottiene lasciando stare la fusione. Se la fusione non la lascio stare e la torturo, uccidi l'acquarello. Qui l'abbiamo un po' ucciso. E quindi non è recuperabile. Sarebbe recuperabile solo con dei colori molto più coprenti. Si può provare, non è del tutto perso, ma la trasparenza, quella è andata. Quella manca. Andava fatta prima, certo. Yes, vediamo il secondo. Bellissimo, molto molto bello. Molto bello. Qui la trasparenza c'è. Qui la trasparenza c'è. Questo mi esprime gioia, però mi esprime anche che non è completo. Sì. Non è completo, infatti io a un certo punto mi sono bloccata e ho detto, adesso cosa faccio? E sono venuta da te. Esatto, in tanti punti ci accorgiamo e mo cosa faccio? Quindi ci fermiamo e ci blocchiamo. Giustamente succede anche a te, vero? Sì, perché succede anche a me. Ti darò dei consigli come si può completare questo dipinto. Sei d'accordo? Grazie, sì, infatti Prego. è quello che ti chiedo. È quello che mi chiedi, perfetto. Vediamo il prossimo. Questo dico wow, wow. C'è tutto, c'è la trasparenza, c'è la comunicazione cromatica, ci sono i negativi colorati, forse un pochino la prospettiva del vaso da correggere e forse dei riflessi di rosso sotto il vaso, però complessivamente top. Perché mi sembrava appunto che c'è qualcosa di stonato e non riuscivo a... Questo è Ecco, il vaso sotto, la ripresa del colore sotto e qua c'è qualcosa che non quadra. ho capito. Ok, ne hai ancora uno? Sì, l'ultimo, ma... L'ultimo, Sì, l'ultimo perché credo di aver perso tutto, però chiedo... ok, ok. Lascia stare, lascia. Adesso qua, dimmi cosa pensavi tu. Allora, secondo me è tutto perso, però prima di buttarlo ho detto, vediamo che dice Adriana. E così l'ho portato. Allora, ho tutto perso, mi dice questa persona qua, una carissima amica tra l'altro. Perché ho tutto perso in questo? Perché non c'è alcuna definizione. La fusione c'è, i vuoti funzionali li ho un po' persi e invece quelli sono molto importanti. I vuoti funzionali sono la vita dell'acquarello, la luce. Li ha persi, qui li abbiamo persi. Però possiamo trasformare questo dipinto in un dipinto ombroso. Si può fare anche quello.
Si può fare tutto nel dipingere con l'acqua. Ci proveremo. Adesso dimmi su quale soggetto vogliamo lavorare oggi, di questi che abbiamo visto. Sì, lavorerei su questo che mi sembra facile da definire. Questo. Ok, però qui abbiamo poca roba. E questo. Ok, quindi abbiamo 2 soggetti oggi di quelli che abbiamo visto che andremo a correggere e al finale del video ti facciamo vedere i lavori finiti, vero? Certamente. Ok, benissimo. Abbiamo detto che su questo c'è poco lavoro da fare. Questo qui è un mezzo foglio del 56 per 76 se non sbaglio, no? Sì. Quindi è bello grande. Il consiglio che do a questo, perché qui c'è veramente poco, è che dobbiamo innanzitutto riprendere un po' il rosso qua sotto, poi enfatizzerei uno dei 2 lati del vaso. Dov'è che c'è la luce e dove l'ombra? Mi suggerisce luce qui, Sì. ombra qui, quindi darei una pennellata di velatura sulla parte dell'ombra, questa, e poi qua darei il riflesso dell'ombra sul, diciamo, tavolo, Sì. giusto? Questo è il primo da fare. Poi ti avevo detto c'è qualcosa che non quadra qua sopra. Questa linea va in giù, questa. Lo vedi? Sì. O non l'avevi visto? No. No. C'era qualcosa di C'era stonato, qualcosa, è ma questa. non avevo visto. Questa va in giù, invece va in su. È quello che ti colpisce l'occhio. Questa qui, con la spugnetta la correggiamo un pochino, e invece di così me la aggiustiamo così. Allora questo un po' in su e anche questa appena un po' in su. Vedi che qua torna Sì, qua sotto? Sì, sì, Quindi se qui è così, qui non può andare cosà, certo. deve andare un pochino così. Quindi su questo quadro sono quelle 2 cose che ti consiglio. Ok, le facciamo? Sì. Perfetto. Di quei dipinti che abbiamo visto, ragazzi, correggiamo 2. Quindi il primo floreale che abbiamo visto è questo. Questo di per sé ha già tutto, manca solo la definizione, perché come avete sentito prima la signora si è bloccata, non sapeva più cosa fare. Il mio consiglio qual è? È quello di lasciare questa parte completamente così com'è, perché è già una bellissima parte di luce. I fiori sono freschi e puliti e anche trasparenti. Qui questo mi disturba che è stato contornato il bocciolo, contornato in un momento quando il quadro non era ancora finito. Quindi questi sono dei lavori finali che si possono fare come finitura, ma non mentre sei ancora in fase di fusione. Quindi qui il mio consiglio era, e dopo vediamo l'acquarello finito, di compattare quello che faremo, che saranno steli e foglie, in questa zona, solo in questa zona. Questa la lasciamo, ci concentriamo qui e un pochino qua sopra. Dopo vediamo il risultato finito. Abbiamo appena finito la correzione di 2 dipinti. Mi vedi un po' lucida? Sì, fa caldo, fa caldissimo. Abbiamo finito 2 correzioni, le hai già viste nel video. Cosa pensi, carissima? Dimmi la tua opinione. Allora, sono molto contenta perché intanto ho imparato moltissimo da te, però adesso che lavoro, diciamo, in autonomia, arrivo a dei punti dove magari vedo qualcosa di stonato, oppure vedo che qualcosa manca ancora, oppure penso di averlo completamente rovinato e che posso buttarlo. Invece? Però memore di quello che tu mi hai insegnato, che non si butta niente e che comunque ci si può lavorare, allora vengo da te. E si può lavorare. Sì, infatti si può lavorare e ho visto anche con questi lavori, quindi è una conferma di quello che mi hai sempre spiegato,
che si può recuperare un lavoro e valorizzare quello che è stato fatto. Sono molto contenta. Grazie, grazie a tutti e buon lavoro anche a voi.